Eccoci alla recensione di oggi, e cioè il joystick arcade del Neo Geo X. Allora, prima di iniziare con questa recensione, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina che trovate in basso al video, in modo tale da rimanere aggiornati sui vari video che verranno pubblicati di volta in volta. E per quale motivo ci interessa di questo joystick arcade? Perché questo joystick arcade, nonostante sia di produzione per la Neo Geo X, e cioè una console che riprendeva le forme del Neo Geo AES e però andava un attimo a cambiare quelle che erano le sue caratteristiche, cioè non era unicamente il Neo Geo X una console da casa, ma in realtà all'interno della sua forma dell'AES, quindi non del joystick, ma proprio la forma, il dock, si trovava una console portatile. Questa console portatile permetteva di giocare con una ventina di titoli, 20-40 titoli, adesso non mi ricordo di preciso, della Neo Geo in portabilità. Quindi tu la staccavi dal dock e ti portavi via la console. Non ebbe molto successo perché? Perché questa console alla fine venne data in produzione a un'azienda americana, la Tommo, e dopo poco tempo vennero tolti i diritti di produzione alla Tommo e di conseguenza dopo meno di un anno venne ritirata dal mercato la console stessa. L'emulazione non era ottima, però diciamo che non tutto quello che venne fatto appunto con la Neo Geo X fu una cosa negativa. Perché? Perché il joypad. Allora, innanzitutto oggi riuscite a reperire il joystick della Neo Geo X su diverse piattaforme, tra cui appunto AliExpress o vari store cinesi a prezzi anche abbastanza contenuti, perché per esempio io questo qui l'ho pagato 35 euro. 35 euro e ho il joystick originale della SNK. Questo perché? Perché praticamente una volta che la SNK diede lo stop della produzione della console, tutte quante le scorte dei joypad, dei dock, eccetera, eccetera, rimasero comunque stoccate all'interno dei magazzini di produzione delle ditte cinesi a cui erano stati dati in bando la produzione delle plastiche e dell'hardware della console. Questo quindi che cosa portò? Portò ad avere tutta una serie di periferiche e dock non utilizzate, ma, ma vuol dire che comunque adesso noi abbiamo la possibilità di reperirli perché sono scadute le concessioni, la SNK non interessa più di questa console, di conseguenza, volendo, noi lo possiamo recuperare nello store cinese dove appunto c'erano tutte quante queste vecchie periferiche. Periferiche che ad oggi sono ancora molto comode. Perché? Perché questo joystick arcade è dotato di una presa USB. Presa USB che ci permette senza problemi di collegare il nostro joystick arcade su diverse piattaforme, tra cui computer, Mac e Raspberry volendo. Di conseguenza, questo è un ottimo arcade stick economico da utilizzare qualora noi avessimo delle piattaforme come queste e volessimo emulare per esempio console come la Neo Geo, il Neo Geo AES, in quanto riprende le forme e le dimensioni del joystick arcade originale dell'AES.
Spieghiamo un attimo che cos'ha di vantaggioso questo joystick arcade rispetto a un altro. Allora, è economico, l'abbiamo detto, è sottile come vedete, quindi è anche molto facile da tenere in mano e adagiare magari su una superficie piana, ma anche volendo sulle gambe. E, come vedete appunto dietro non ha nessun tipo di presa, solamente il connettore di uscita del cavo USB e al di sotto del quale troviamo dei gommini per evitare che la base possa scivolare, di conseguenza la possiamo anche appoggiare tranquillamente su una superficie liscia. Come vedete abbiamo il logo SNK, la qualità è pari a quella che noi conosciamo dell'SNK, delle produzioni del Neo Geo, di conseguenza noi abbiamo comunque una struttura molto solida, molto fatta per durare, fatta per anche essere stressata. Rispetto a un altro joystick arcade, qua però le forme sono un po' differenti, nel senso la struttura è quella che noi conosciamo dei titoli delle console Neo Geo. I pulsanti, per esempio, non sono dotati di micro switch. Cosa significa? Che comunque non è un joystick arcade come quelli che noi conosciamo da sala giochi. Non farà il classico click nel momento in cui noi andiamo a premere il pulsante. È tutto molto più gommoso, più morbido, come vedete. Noi possiamo premere in fondo, ma non sentiamo il classico click. Quindi questo viene a mancare, ma questa è una cosa che mancava anche sul classico joystick del Neo Geo AES, quindi in realtà non cambia nulla tra questo e un joystick della AES. I pulsanti sono morbidi, però sono molto reattivi, quindi in realtà con questo noi riusciamo a stressare, a giocare molto agevolmente. Sono posizionati proprio in modo tale che la nostra mano si vada a posizionare così, quindi è molto ergonomica. Il joystick è responsivo, molto pratico rispetto a un classico joystick dotato di micro switch. Questo però risulta essere un pelo più morbido. Non sentirete il classico click, vede? Sentite? È un click molto più morbido rispetto a quello a cui siamo abituati. Ecco, ho preso per farvi vedere un attimo, per farvi un attimo capire meglio la differenza, ho preso questo arcade stick di cui ero già in possesso per farvi un attimo sentire la differenza tra i joystick. Questo è l'arcade stick, il fighting stick mini della Hori, prodotto per PlayStation 3 e PlayStation 4. Si trova in bundle con molti giochi, tra cui Injustice e Mortal Kombat anche. Cos'ha di diverso? Appunto, vi stavo parlando dello stick, che voglio appunto rifarvi un attimo sentire, essere un po', diciamo appunto, gommoso, mentre invece qui questo è un po' più fedele a quello che è il joystick presente in sala giochi, su un joystick di sala giochi. Quindi appunto, come sentite, i click sono molto più decisi, molto meno gommosi rispetto a quelli dell'arcade stick del Neo Geo X. Anche questo joystick però non è dotato di micro switch. I micro switch costano, per cui difficilmente li troverete in prodotti come questi che io vi ripeto sono prodotti economici.
Una caratteristica, per esempio, che va a mancare sullo stick del Neo Geo X è anche il copri stick, come vedete qui è presente sul Neo Geo X. No, questo non toglie appunto che la qualità sia buona, veramente buona. Appunto, il feeling è semplicemente un pelo differente, ma nell'uso comune è un ottimo arcade stick per chi si vuole avvicinare a questo mondo, al mondo dei videogiochi anche da sala. Una cosa che devo farvi sentire, un negativa secondo me, però che non va a influire troppo sulla giocabilità, e non so se essere una cosa caratteristica presente solamente nella mia versione dello stick Neo Geo o se è presente su tutti quanti i modelli. Ma cos'ha questo stick rispetto a altri che un po' mi stona nel momento in cui vado a giocare? Vediamo se riesco a farvelo sentire. Allora, quando voi andate a piegare lo stick, questo è quello che dovreste sentire. Qui però, allora, finisce la corsa, ma in questa versione no. Vedete? Arriva a fare una sorta di scalino, cosa che non dovrebbe succedere. Diciamo che nel momento della concitazione, nel momento in cui andate a giocare, questa cosa non la cioè non la sentirete neanche, perché è talmente ininfluente ai fini del gioco. Però a onor di cronaca e per una persona precisa come me, una caratteristica come questa io la noto e ve la faccio presente. Cioè, ottimo arcade stick, veloce, leggero, comodo, pratico, nel senso che lo possiamo utilizzare con tutto, ma ha questa pecca: non ha i micro switch, pulsanti start e select anche sono sprovvisti di micro switch e sono molli, però vabbè, li utilizzeremo solamente per i coin, per il player e mettere i gettoni. Però appunto diciamo che è un buon joystick per avvicinarsi a questo mondo, al mondo degli arcade stick e dei giochi arcade appunto. Quindi lo consiglio? Sì, a 35 euro lo trovate e a 35 euro avete la qualità Neo Geo, anche se prodotto appunto sotto licenza della Neo Geo, della SNK e prodotto dalla Tommo, appunto azienda americana, ma la qualità si sente, la qualità è ottima. Mi raccomando, appunto, siamo arrivati alla fine del video. Ricordatevi di cliccare sulla campanellina che si trova in basso a destra per rimanere sempre aggiornati sui miei video. E mettete anche mi piace e iscrivetevi al canale, che così appunto avrete sempre la possibilità di vedere le varie novità. Con questo è tutto e ci vediamo a un prossimo video.